Sun 1003, Praise the Sun 1004, Praise the Sun 1005, Praise the Sun 1006, Praise the Sun 1007, Praise the Sun 1008, Praise the Sun 1009, Praise the Sun 1010, Praise the Sun 1011, Praise the Sun 1012, Praise the Sun 1013, Praise the Sun 1014, Praise the Sun, Praise the sun, praise the sun, praise the sun. Fusronotna, Fusrodamaya, praise the sun. 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 E sarebbero le 5, Maremma Darksoliana. Oh, ti ho svegliato? Mi dispiace amico, ma questo è il mio allenamento intensivo e non posso certo interromperlo. Praise the sun. Praise the sun. Praise the sun. Oh, senti una cosa, tanto che sono sveglio. Una domanda. Quante ore hai accumulato giocando ai vari Souls? Adesso che mi ci fai pensare, dovrei aver accumulato circa 5.674 ore. Capisco. E com'è che in tutte queste ore passate davanti a uno schermo non sei ancora diventato un cinghiale quadribuco di culo trimbellone con 16 doppimenti, di cui solo 8 con la barba sudaticcia? Che bella immagine che vi sto donando, vero ragazzi? È grazie all'allenamento speciale che stai vedendo. Vedi, ogni qualvolta in un Souls vedo una mossa o abilità speciale, mi alleno fino a che non la imparo. Certo. Senti, neanche ora per molto perché... Sai com'è? Vorrei un po' dormire. Senti Hank, facciamo una cosa, ti va? Tu fai un nuovo episodio di Dark Souls e io dopo ti lascio dormire. Beh, andiamo.
Salve e ben ritrovati in questo quarto episodio di che senso. La signora Fletcher quest'oggi in splendida forma e sembra una fornaia. Stavamo quasi quasi per entrare nei sotterranei, ed è vero, che sono il punto d'accesso per le fogne e soprattutto per la famosa città infame. Ah, la città infame, un posto pieno di precipizi, mostri schifosi, gente più del solito, insomma, gente deforme, veleno, fango, paludi, cani morti, sputafuoco, insetti giganti schifosi e cali di frame soprattutto. Tutta questa polenta di merda mescolata insieme formano, che ci crediate o no, il mio livello preferito. Livello? E cosa stiamo giocando a Super Mario? Ti stupisci che abbia detto livello, ma non che abbia detto che la città infame è la mia zona preferita? Beh, giochi di merda, fai build di merda, sei una persona di merda, ti piacciono posti di merda. Sempre un piacere parlare con te, Scoperchianti. Ma della città infame parleremo dopo. Adesso è tempo di sotterranei e fogne. Giù! E quello che vedete laggiù è Mario, il macellaio di fiducia. Fiducia di chi non si sa, dato che è un noto cannibale. E potete solo immaginare la sua gioia quando uccide il vostro personaggio e già con l'acquolina in bocca se lo vede sparire davanti agli occhi. Hello, darkness, my old friend. Niente, volevo saltargli sopra il tavolo proprio come un film d'azione e mi sa che si è accorto di me e ora sta salendo incazzato, sì. E lo va, che sale incazzato, pugni nelle mani. Che a proposito mi fa schiantare da ridere perché fa dei versi tipo montesi. Ora se li faccio. È Montesi che è bucato fuori dalle fogne di Osimo e ora mi vuol menà perché sono un non morto satanico e la alabarda in culo è sempre un piacere da vedere. Ok, e ciao e tanti saluti a ma che posa, scusate, qui devo mettere una musichina. I'm a little teapot, short and stout. Ascolta, fa caldo e sono stanco per l'allenamento, quindi per favore, evita di farmi ciombare il tuo cranio. Sarò serio, promesso. Eh? Qui dentro c'è un tizzone! Eccolo qua, che potremo danare come al solito al fabbro. E dietro queste casse di nitroglicerina. Che avevo detto? Dicevo, dietro queste casse c'è una scorciatoia che vi permette di raggiungere velocemente il boss, che non è questo. Lei è Sasha, la topa con l'ascia. Il boss è un paio di oggetti abbastanza utili. Ah, le gioie dell'essere mago. A proposito, dopo devo dirvi come funzionano i maghi su Dark Souls. Intanto e ciao la nostra Sasha. E questa è la chiave che sblocca la porta per un falò. E adesso direi osso del ritorno. Che non sia mai che si salti qualche pezzo di storia, eh? Bravo, vedo che finalmente stai cominciando a giocare in modo... Cosa stai facendo? Abitudine. E rieccoci qua, dai nostri amici ma vaffanculo, sono caduto nella merda. Questo punto è abbastanza ignorantino. Cazzo. Perché non vi permette di correre in quanto acquitrinoso. E ci sono anche questi maledetti cani che saltellano. Ah, cosa cazzo. Basta! Per l'appunto. Ma guarda, che poi la telecamera ovviamente non aiuta, se può dar noia
Curiamoci. Utti! Puttana, che culo. La telecamera, se può dar noia in questo gioco, lo dà. E lassù... Culo! Dicevo, qua su, oltre a un altro cannibale che tenta di agguantarci da dietro con il solito... You can shit with JB Fletcher? Dicevo, potremmo trovare un personaggio che, se lo aiutiamo, ci venderà delle piromanzie. Ma fatemici arrivare. Qui intanto abbiamo l'oggetto più bello di tutto il gioco. Sembra un Mokujin. Ed eccolo lì, quel coso che sembra una busta del PAM intrappolato, Cristo solo sa come, in un barile, è Laurentium della grande palude. Sì, ovviamente liberatelo nel modo più sensato possibile, rotolando su chiodi rugginosi e schegge di legno. Liberandolo vi sarà eternamente grato. Lo potete ritrovare nel santuario del Decano del Fuoco e vi venderà le piromanzie. Di Laurentius, stranamente, non si sa quasi niente, se non che... Sì? Mi guarda male. Non si sa quasi niente, se non che è un piromante e proviene da dove provengono quasi tutti i piromanti, la grande palude. Ma cos'è di preciso un piromante? Beh, prendete il mago, elegante, colto, con magie elaborate e sofisticate, che beve brandy davanti al caminetto della scuola di magia e stregoneria di Vattela pian del culo. Ecco, togliete tutto questo e rendetelo un cavernicolo. Sudicio, puzzolente, con ste magie di fuoco passate di moda più o meno quando si sono estinti i dinosauri, e che beve tavernello sopra una roccia di una palude. Questo è il piromante. E a proposito di maghi, ragazzi, avete presente la concezione classica del mago? Recluso, col fisico da scrollatore di forfora, perché ha passato tutta la sua vita a studiare e perfezionare magie, quindi non si può nemmeno lontanamente sognare di indossare un'armatura pesante, no? Che prima di un combattimento si fa tutta la sua strategia, tipo che incantesimi potrei usare? Uno di cura, che fa sempre comodo, e se ci fossero dei demoni potrei scacciarli con quest'altro incantesimo, e se ci fosse una bella donna coi capelli rossi, gli occhiali e le lentiggini, potrei incantarla con quest'altro con quest'altro incantesimo, ma no, no. Dungeons and Dragons, cansati che è arrivato Dark Souls, qui... Beh, scaliamo in intelligenza invece che in forza, che sono mago e c'ho la spada incantata e il bastone con quei 3-4 incantesimi che forse ti aiutano qualche volta. Hai finito? Sì, ho finito. Comunque per adesso non ci interessa di comprare le piromanzie, quindi proseguiamo. E bucchiamo un telefogne. E con questo caldo non c'è niente di meglio che un pediluvio di... Questa è una trappola, quello che vedete lassù è un moccico appeso, che è una slime, creatura fatta di succhi gastrici gellosi, gelatinosi, che non può mai mancare in questi tipi di giochi. Io direi, dato che sono mago, non l'ho colpito, dato che sono mago, la vorrei tirare giù. Ma perché la colpisco e non cade, Dio caro? E avvicinati un po', idiota, che cade da solo. Grazie del consiglio. Le slime, oltre a essere lente, fatte di merda e schiumare schifo nero, non sono così pericolose. Basta stare attenti e non farsele cadere in testa e ci muori, porca puttana. Dove cazzo sei sbucato tu con quella fiaccola? Cacciatela nel culo e vacci alle Olimpiadi. E questo è un culo. E a proposito di fogne scoperchianti, lei che è molto più esperto di me nella lore di questo gioco, una domanda su questa location, se permette. Mi stupisco, finalmente una domanda che sembra seria. Dimmi, cos'è che ti turba? Beh, ma i non morti effettivamente cagano? E se cagano, come fanno in quanto non morti, quindi pazzi, la maggior parte, a capire che certa roba va dentro le fogne e non
sparpagliata in giro, e se non cagassero, qualora non cagassero, da dove viene tutta quella robaccia che vedo lì? Questo era nascosto da 40.000 volte. E chi sei, Carlo Conti? Ma perché prima non funzionava e adesso sì? Cos'è sto cambio di regole, maremma impesta? Expelliarmus! Qua ci vuole lo spazzolone laser. Ora... Sembro uno spazzino che pulisce controvoglia. Giù cazzo! Olè! Ed ecco perché era importante passare dalla topa con l'ascia prima. Che la chiave che abbiamo raccattato ci apre la porta verso l'unico falò delle fogne. Eccolo lì. Porta che tra l'altro si apre con la chiave universale. Beh, sì, anche questo è vero, però non sai che la chiave universale apre in tutto 6 porte nel gioco? E con ciò? Beh, come dicono in Francia, universale sta ceppa di minchia. Ma secondo te, testa di rapa, come potrebbe il gioco avere un filo logico se esistesse veramente una chiave che apre ogni singola porta? Dark Souls, un filologico? Proseguiamo. Lì ci sarebbe stato il topone, che se non avessimo saputo della scorciatoia sarebbe rimasto lì a guardarvi beffardo mentre scogitavate un modo per raggiungerlo. E queste sono le fogne vere e proprie. Che bello! E giù, 4 in un colpo, ma dai! Ma chi sono io? Ah, l'umanità! Che... ascia grande. Madonna, quanto mi gusterebbe usarla, ma non posso. Comunque stavo dicendo che, dato che i topi lasciano umanità a volte, e la lasciano come sappiamo perché mangiano i cadaveri e nei cadaveri a volte rimane intrappolata l'umanità, le fogne per questo sono un ottimo posto per farmare le pezzi di merda che volano. Che bello! Dicevo, le fogne sono un ottimo posto per farmare le umanità, e farmare vuol dire questo, ripetere la stessa azione per miliardi di volte per poter collezionare tanti oggetti uguali. Ancora mi voglio soffermare su una cosa che mi turba. Scoperchianti, com'è possibile che ci sia un topo dentro una scatola chiusa da tutti i lati e che sbuchi proprio mentre passo io? Anch'io mi posi questa domanda all'inizio, ma dopo un'attenta analisi arrivai alla conclusione che quel coperchio non è sigillato, bensì soltanto appoggiato sopra la scatola, e i topi hanno imparato a sfruttare questa cosa grazie al loro istinto di sopravvivenza. Si sono resi conto che tenere agguati aumenta la probabilità di trovare una preda e quindi di mangiare. E dopo questa nebbiolina fognaria che attraverseremo senza Dio Cristo! Senza indugio alcuno, troveremo un altro di questi stregoni. E il mio consiglio è ovviamente: uccidetelo! Hank, grazie al piffero. Spiega perché, magari. Scoperchianti, un attimo di pazienza perché ci stavo arrivando. Questo è un balcone che si affaccia sulla zona del prossimo boss che affronteremo, e se è molto importante uccidere lo stregone qui, perché se non lo facciamo... Cazzo, topo di merda, se non lo facciamo... Fuggi, fuggi, fuggi! Beviamo. È un topone grasso che si incastra nella porta, è sempre qualcosa di puccioso da vedere, ma noi ne approfitteremo con lo spazzolone laser. Riesci a fare un discorso senza dire una cazzata ogni 2 minuti, Hank? No, scoperchianti, non riesco. Comunque, ucciderlo è molto importante, altrimenti si affaccerà e potenzierà il boss quando lo affronteremo. E, come se ciò non bastasse, ci tenterà di bucarci il culo con le sue lance magiche. Bene, ce l'ho fatta a dirla. Andiamo avanti. Che c'è?
Che c'è, Topino? Non vai più avanti? Come mai non vai più avanti? Ah, i topi volano in questo gioco, ok. Comunque quello è un buco, state attenti a non caderci. Sentite questo suono? Non è una rana, come si potrebbe pensare, bensì una delle cose più scoppiate di cervello di questo gioco, che ora vi faccio vedere. I miei occhi, quando mi chiedono un mojito senza ghiaccio, i basilischi, che mentre li affronterò con esperienza merda, beh sì, in effetti è proprio merda. Allora, mettiamoci un attimo in un posticino tranquillo. Ok, dicevo, Scoperchianti, vuol parlare lei dei basilischi mentre io, vi faccio un goccetto, non bevete, bambini, fa male? Con piacere. I basilischi sono delle lucertole giganti capaci di sputare un veleno che pietrifica e maledice i malcapitati. Quei due grossi occhi che si vedono in cima alla testa non sono i loro veri occhi, bensì due appendici inerte, volte probabilmente a spaventare i predatori, come fanno le farfalle gufo. I veri occhi sono piccoli, situati appena sopra la bocca. E guarda un po' anche a me, oh. Scusa, a parte... Scusi signore, posso prendere la sua boccetta per un goccio? Sì, prego, grazie. Ma, a parte questo, tu bevi con l'elmo, fammi capire. Imparare a bere e mangiare come personaggi del sommo gioco fa parte dell'allenamento, non lo sapevi? E a proposito di cose che probabilmente non sai, sapevi che i basilischi non hanno le orecchie e quindi non possono sentirti avvicinare? No, questa in effetti non me la ricordavo. E tu sai che il basilisco è un animale che esiste veramente ed è anche chiamato lucertola di Gesù Cristo perché è capace di zampettare sopra il filo dell'acqua? Quel nome è bizzarro, no, comunque effettivamente questa non la sapevo. E sai anche dove si può trovare il basilisco? No, dove? In supermercato, tra il rosmarismo e la salsia. Era una battuta? Sì. Che è successo? Niente, continuiamo. se disgraziatamente restate troppo a lungo a contatto con il gas velenoso di quelle schifo di lucertolacce, il vostro personaggio verrà maledetto, si pietrificherà e morirà all'istante. Ma non è finita qui, amici miei, perché la maledizione e vaffanculo dura anche dopo la morte. Quindi quando resuscita... Cazzo di... Via! Quando resusciterete avrete metà dei punti vita, sarete maledetti, fino a che non vi fate benedire da Padre Pio lì, come cazzo si chiamava? Oswald di Karim, sacerdote di Vega. Grazie, Scoperchianti. Hai un cervello di una gallina, non ti ricordi niente. Grazie, Scoperchianti, molto gentile. Oppure usando una di queste, una pietra anti-maledizione che ci ricorda che una volta erano esseri umani. Quindi, non solo Paracci sono stati trasformati in un cubetto di Minecraft, ma si sucano anche la maledizione. Allegria! E qui abbiamo l'anello dell'occhio malvagio. Secondo la leggenda, questo anello conterrebbe lo spirito dell'occhio malvagio, una bestia oscura che assaltò Astora. La forza dell'occhio malvagio non si è ridotta con il passare del tempo e dona al portatore i punti vita dei nemici abbattuti. Tradotto, per ogni nemico ucciso ti dona 30 punti vita. Ritradotto, per sfruttarlo appieno dovresti non essere mai colpito dai nemici. Ritradotto, se sei già in grado di schivare tutti i nemici è inutile che porti stanello. Ritradotto, non serve una minchia. Ai! Maligoldo. Che uomo. Ah! Già, vero, sono sordi, me l'hai detto prima, ma no, non mi ricordavo. Cervello di gallina. Vediamo. Ora io puntualmente nelle fogne mi perdo, quindi
prepariamoci a incazzarci. Ma anche meno salti, anche meno. Schifosi. Che poi muoiono sempre a pistone all'aria. E ho sempre sognato di dire una cosa durante i miei gameplay e finalmente ho il luogo adatto. Hop! Salve! Sono Cesare, ragazzi. Ho fatto il bagno e adesso, una merda, e adesso mi asciugo i capelli. Cazzi! Sempre dietro l'angolo, sti cazzi, ti do un calcio. Oh, ecco qua, ne parlavo prima. Questo è l'effetto che ha una maledizione su un giocatore, si trasforma in statua. E questa è stata particolarmente fortunata perché si è trasformata in statua a bocca aperta sotto uno scolo di una fogna. Oh, Kirk, ma non ora che fischietta Topolin. Porca puttana. Allora, Kirk ci ha invaso, ora però fuga tattica perché... Eccolo là! Se raggiungete questo posto da umani, verrete invasi da Kirk, il Cavaliere delle Spine, che ha l'armatura più figa di tutto il gioco, che è... Io ti sta attacco alle spalle intanto, che è tratta direttamente dal folklore inglese, di preciso dal baco di Lanton, i ricordi. Pigliati sto contrattacco te! Che vi invaderà per 3 volte durante il gioco. Se lo sconfiggete tutte e 3 le volte potete trovare la sua armatura in un posto segreto. Ora invece dovrebbe averci dato o la spada o lo scudo, che però non vedo. E quindi è uno di quei casi in cui non mi ha dato né la spada né lo scudo. E io piango. Ecco perché odio quando non ci sono i salvataggi nei giochi. Vaffanculo. E dato che so che morite dalla voglia di sapere chi è Kirk, il Cavaliere delle Spine, sappiate che la sua lore prevede che Kirk è uno stronzo. Ve lo dico un'altra volta che ora non è il momento giusto. Ah, bella, complimenti. Qua su, ok. Qui ci sono ancora un paio di quei mocciconi che non ho voglia assolutamente di affrontare. Sci tua. Allora, vediamo se mi ricordo bene. Qui c'è una scorciatoia. Sì. La scorciatoia che vi riporta qua su. Bene, tanto che sono qui, mi riposo un pochino, Quella che vedete laggiù è la porta della chiave, sì, è la porta della città infame, che è chiusa a chiave ovviamente. Avendo la chiave universale avrei potuto accedervi da un altro posto, ma non mi piace fare quel percorso lì. Questo tizio seduto tranquillo è Donald di Zena, che non è un parroco, ma è un tizio che vende cose buffe parecchio. Una di queste è la chiave universale, quindi potete anche non sceglierla come dono iniziale perché la trovate da lui. E cosa ha di particolare questo tizio? È che ogni volta che sconfiggete un boss che ha un'armatura, poi lui ve la vende. L'ho spiegato malissimo, ma penso che abbiamo capito. Questa cosa fa di lui il personaggio preferito dai collezionisti. Dopo aver suonato la seconda campana, se ne andrà di qui. Lo potrete ritrovare sotto all'acquedotto, vicino al santuario, lì dove c'era l'anello... cos'era? Del sacrificio? Esatto, vedi? Tu le sai le cose, ma non ti applichi. Questa cosa me la diceva spesso la mia maestra di matematica. Giusto, come tutti i personaggi, se gli comprate un po' di roba vi darà dei suggerimenti, ma per ora, come dicono a Bologna, lasciamolo polleggiare qui, perché adesso è l'ora di affrontare il boss, che è uno dei miei preferiti, devo dire. Il miglior gioco di tutti i tempi! Allora, miei cari, qui c'è il simbolo di evocazione di Solaire. Dietro c'è il simbolo di evocazione di Lautrec, ma mi sta sul cazzo, quindi no. Dovete sapere che per questo boss c'è una specie di tradizione tra me e lui, e che ogni volta che io evoco un fantasma contro di lui, indipendentemente dal fatto che io conosca a memoria praticamente ogni suo moveset, muoio. E quindi, dato che questa è una run del masochismo, direi masuchiamo e evochiamo Solaire.
E From Software, mi spieghi perché anche per i fantasmi offline devi simulare la connessione internet, porcaccia troia? Ciao Soler, mi prostro Soler, dammi un figlio Soler, Un po' di serietà almeno con Slayer! Che cazzo! Questi urli che mi drizzano i peli, vabbè, serietà. Come diceva Prodi prima di costruire il colosso, serietà al governo. Stiamo per affrontare il drago famelico. Ma i draghi non si erano tutti estinti? Beh, questo no, questo in qualche modo è sopravvissuto e a quanto pare è una bestia così ingorda, così ingorda che la fame l'ha in qualche modo corrotto e l'ha fatto trasformare in una bocca gigante, come potete vedere. E aggiungerei, se l'ingordigia ti fa diventare una bocca gigante, meno male che hanno scelto questo e non il fornicare. Oh mio sole, che immagine raccapricciante che mi hai dato, Hank. Dovrò pensare alla lucentezza di Guinevere per farmela passare. La lucentezza, scoperchianti? Che strano modo per dire le poppe! Io nemmeno commento. È uno di quei mostri con una coda da staccare, quindi armatevi di pazienza. E l'alabarda non è proprio un'arma ottimale per fare questo lavoro, però a noi non ci spaventa niente, solo il cielo che ci cade sulla testa. Mi raccomando, quando fa questo saltino spostatevi un pochino, perché ho fatto la schivata che meriterebbe il premio della critica, che non lo so nemmeno io come ho fatto. Woohoo! Salto come un grillo oggi. Sì, mi ha pestato una scarpa, maleducato. Maleducato villano. E basta di pestarmi. È quel signore maleducato in fila che vi pesta le scarpe. Soler, perché sei... voglio dire... sei un cavaliere rinomato, perché fai queste figure barbine? È già morto. Complimenti Soler, grazie per l'aiuto. È una botta sì! E gli abbiamo staccato la coda. Sì, si è dissolta prima. Wow. Vuoi dare le codate senza coda? Testina di cazzo? Quella lì. Ma basta, ma possibile? No. Fanculo cazzo. Ha avuto un mancamento e è scaduto. Quando non ci vedi più dalla fame. No, domando. Scoperchianti, come sono morto? Sei stato schiacciato dal suo peso. No, sono saltato sul suo culo e sono morto. Mi ha ucciso con una scoreggia. E tu perché mai salti addosso a un drago che sta caricando? Ma perché volevo raggiungerlo per attaccarlo, e perché mai, porca puttana, una cosa che corre in senso opposto deve travolgermi! Cazzo! Ti sei calmato? Sì, E? giochiamo. E? Sia lodato il sole.
come di tradizione, ogni volta che evoco il fantasma vengo ucciso. Ma io sono De Crognolo e lo rievoco a spregio de. Allora, tanto la coda te l'ho già staccata, quindi to, in bocca a te e la troia della tua mamma. Bellissimo, gli ha fatto la lancia del destino, fulmine di Pegasus. Oh. Vaffanculo. 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 Che vorresti fare? Mi vorresti... Oddio, mi stava per agguantare e mangiare come un ringo. Il cui... Cosa che mi fa sorgere spontanea la domanda al suddetto mostro. Do you ringo? Ma dai, Soler, schivo io che sono una vecchia di 850 anni e non te, che sei il cavaliere con 7 L. Devo dire che la al po'. Ecco, il Soler ci ha abbandonato. Dio santo, From Software, ma ci voleva tanto fare uno script che lo faceva scappare un po' quando fa certi attacchi, no? Invece proprio avete messo Soler in modalità scimmia, cazzo, pallone, fica, vedo mostro, spacco, culi, branco di scimmie. Intanto vedo che il nostro amico vomita della melassa. Hai per caso dato delle scimmie ai programmatori di From? Sì, scoperchiante, io ho dato delle scimmie, ma ho un modo per fartene dimenticare. E come vorresti fare? Così! Lo faccio con poca difficoltà di... No, PTP! Poi la voglio rivedere al rallentatore come l'ho schivato questo, No, PTP! È tempo di spazzolone! Carotina... Ah no, non è... No, allora la tua mamma è una grande battitrice di marciapiedi. Era un'operaia dell'ananas? Dell'ananas, sì. Vaffanculo. Oddio. No. Ormai questo combattimento è quasi... Ho visto un frame che probabilmente non ci sarebbe dovuto essere. Ma va bene. Donna, quanti buchi nelle zampe ti devo fare ancora? Sei una borsa bucata ormai di pelle di drago. Vai, con la freccia dell'anima. L'ultimo colpo. Ma ha anche suonato il cellulare, non mi importa, non lo taglio. Olè, chiave della città infame. Cristo. Ma che dite? Me lo faccio un regalino? Me lo faccio un regalino? Ma sì. Stiamo per entrare nella città infame in disperazione avanti, ma no! Ma no, non si abbatta! Non ci incischi, signora! Stiamo per entrare nella città infame, possiamo vederlo dal filtro color pus che è apparso sullo schermo. Ma cos'è la città infame? Beh, come dire, se le fogne cagassero e avessero una fogna contenente la merda delle fogne, quella sarebbe la città infame. Una definizione un po' gretta, ma direi che e lì possiamo vedere lo sponsor dell'estate 2002. Se mai vi dovesse interessare un grosso randello, questi orchi hanno una piccola probabilità di lasciarlo a terra una volta uccisi. È l'arma che usavo col chiericone. E non è fantastico che abbiano proprio la mutanda aperta in quel punto, proprio per facilitare le sciabolate nel culo? Culi brutti al cinema. Quanto sei resistente?
Stavamo per fare uno scontro. Escrementi, grazie. Io direi di fare come le persone educate e lanciarlo in aria. Yuppie! Bello. E questo posto ha tante storie molto tristi, ma ne parleremo la prossima volta, perché siamo già, penso, a più di mezz'ora. E un'altra storia triste a questa canzone è che non mi sono scordato di ricaricare le fiaschette. Accidenta a me chi mi governa. E questi sono molto brutti, che sembrano delle salamandre. Porco cicci. State attenti che mozzicano. Non solo sono brutti come la merda, ma mozzicano pure. E vi però ormai l'abbiamo ribattezzato Spazzolone, e quindi spazzolone in culo. Allora, le anime le ho ripresi. Fatemi arrivare al falò così finisco, Fanculo! Ma dai, ma c'ha la patta aperta, ma che schifo, Cristo. E quel tizio là che ci spara le cerbottane, cioè ci spara i dardi con la cerbottana, e mi viene da domandare, ha un caricatore una cerbottana? Perché se no non mi spiego lo spararne così di continuo. Comunque sono dardi tossici, e se vi colpiscono vi intossicheranno, che è molto peggio del veleno. E lo spavento doppio, Dio. Ai, no, Dio. La città infame è il mio posto preferito! E io potenzio l'alabarda, va bene? Perché voglio arrivare a quel falò della città infame, voglio finire questo episodio. Oh. E ora vi farò vedere quanto gode il fabbro quando gli diamo i tizzoni. Why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Proprio se lo tromberebbe, E ora? Come la mettiamo ora? Che con due colpi vi inculo, Come la mettiamo? Che schifo, chiudi quelle gambe. Ecco, ma la chiuse, svergognato, chiudi le gambe. Madonna che schifo, sembra il feto di Resident. Ma che cazzo... Ma vaffanculo, ma si potrà? Ma si era incastrato. Ma sì, sono talmente sudici questi tizi che usano dei cadaveri come arma. Questa non la capirò mai. Vabbè, ti do un calcio. Se tu ti passi, ti do un Che cazzo? Mi è schizzato un pezzo di coccio in testa. Eccoli lì. Che hanno visto? Mi sa se vogliono... Se danno dietro perché è primavera e amoreggiano. Beati loro. Sono giovani. Spensierati. E rompono le... Oh! Ma ho trovato il set delle ombre. Grazie cani che mi avete fatto... Telecamera, porca puttana. No, fanculo. Telecamera! Ma dai, telecamera! Ma... Poi uno dice non deve bestemmiare. Guardate. Ma porca... Senza vedere. Madonna che bracci secchi che c'ho. Dove? C'era questo punto. Eccolo là. Oh, bene ragazzi. E siamo giunti alla fine anche oggi. Spero di avervi rotto abbastanza le palle, ma spero anche un pochino di no. Io, Jessica Fletcher, con questi bracci secchi che ora mi cavo perché sembro dei bastoncini di liquirizia. Ecco. Io mi siedo qui e grazie, alla prossima puntata.
Caro scoperchianti, la puntata l'ho fatta e ora piglierò da letto. Ma non hai ancora finito. Cosa? Io sono qui per aiutarti a diventare un bravo giocatore di Dark Souls, ma per fare questo devi diventare un cavaliere anche nella vita reale. Per cui adesso, forza, è ora di allenarsi. Dovrai passare sul mio cadavere perché hai detto che se facevo questo cazzo di episodio avrei potuto dormire io. Ho bisogno di dormire oggi perché mi hai scassato la minchia tutta la mattina con quel Freeze the Sun. Ma Freeze sto cazzo! Adesso io vado a letto. E non ci sarà niente che potrai fare per farmi cambiare idea, nemmeno se mi torci il fottuto collo, hai capito? Bene. Mi hai convinto. The sun.